Fino ad oggi ho parlato principalmente di ragazze giovani e carine che finiscono all'inferno e brutalmente fatte a pezzi, ragazze giovani e carine in una casa piena di trappole, ma oggi ci daremo finalmente una calmata parlando di Magical Girls. Sì, ma quelle giovani e carine che invece di salvare il mondo dai cattivi vestiti da super sentai portano l'universo a collassare grazie ad un sito che fornisce armi che consumano la vita dell'utilizzatore. Cosa? Scrivere questo video è stato un enorme punto di domanda, fino a che non mi avete scritto chiedendomelo, senza nemmeno che mi scomodassi a fare un sondaggio, perciò eccovi accontentati. Per l'occasione però non volevo solamente recensire un singolo prodotto, ma piuttosto analizzare con cura e raccontarvi nel dettaglio la nascita del fenomeno denominato Dark Mouse Shoujo. Questo perché in realtà nel corso degli anni sono uscite centinaia di serie del genere, ma solo poche hanno avuto la meritata attenzione, quindi che tu sia già un esperto di questa categoria o meno, sappi che avrai pane per i tuoi denti. Vi anticipo anche che la maggior parte dei prodotti di cui vi parlerò oggi li ho visti e letti personalmente nel corso degli anni, ma purtroppo qualche serie me la sono persa ed intendo recuperarla, motivo per cui mi concentrerò principalmente sulle mie conoscenze effettive, a meno che non si parli di serie con una rilevanza storica molto importante. Inoltre questo video vuole essere più una sorta di elenco o lista per questa categoria di anime, dato che, al momento, per quanto dal pubblico venga considerato un vero e proprio genere, la cosa non è ancora stata ufficializzata per così dire. E quando si parla di Dark Mouse Shoujo si tende spesso a dimenticare qualche mattoncino qua e là che comunque ha fatto la differenza negli anni. Ma prima di parlare di Dark Mouse Shoujo, a mio parere, è fondamentale parlare di Mouse Shoujo, ovvero Magical Girl. I prodotti meno recenti che sembrano aver dato vita a questa corrente sono sicuramente Princess Knight del 53 di Osamu Tezuka, la figura più importante nel panorama manga e anime senza dubbio, e l'anime Sally the Witch uscito circa una decade più tardi. Ma senza ombra di dubbio l'anime più popolare su questo tema è Sailor Moon, seguito poi da Precure e molti altri cloni su cloni, ma inaspettatamente a quanto anche io stesso immaginassi, ancora prima del 91, anno di uscita dell'anime di Sailor Moon, un cosiddetto Dark Mouse Shoujo era già stato trasmesso quasi 20 anni prima. Infatti il primo anime del genere è considerato Majoko Megu-chan, un anime che racconta le avventure giornaliere di Megu Kanzaki, una giovane ragazzina spedita sulla Terra, adottata da una vecchia strega che ormai ha abbandonato la magia e ha deciso di sposare un mortale. In Italia è arrivata come Bia, la sfida della magia, e verosimilmente potrebbe anche essere il primo, se così definibile, ecchi con protagonista una bambina. Infatti ogni occasione è buona per mostrarla in doccia, farla girare per strada nuda dentro una vasca con le ruote, farla molestare dal fratellastro, farle alzare la gonna. Oddio, questo refolo birichino che mi denuda tutta, aiuto! Poi c'è da dire che il genere ecchi non equivale assolutamente a quello moderno, nonostante comunque si possa dire che sia stato uno dei primi anime a giocare con il nudo di una ragazzina che più innocente non si può. Il motivo per cui viene considerato dark è spiegato dai temi che affronta in modo più o meno diretto, specie per le norme di quegli anni. Insomma, tua figlia di 10 anni accendeva la TV e si aspettava una maga che salvava il mondo da un cattivo, non scene contenenti droga, violenza domestica, tradimenti e soprattutto la morte di alcuni personaggi presenti come Megu-chan ci teneva a mostrare. Ma come potreste immaginare, questo era solo l'inizio di un lungo viaggio verso la profondità dell'abisso che presto venne affrontato da molte altre Magical Girl. Siamo negli anni 80. Vengono trasmessi Krimi Memi e Magical Emi, altri due anime insolitamente complessi nel conflitto psicologico e nelle tematiche, che però nonostante tutto il comedy e lo slice of life primeggiavano sugli altri generi. Nel 96 arriva Shamanic Princess, un OVA molto poco conosciuto, prodotto da Triangle Staff, uno studio deceduto circa nel 2002. Questo rispetto ai precedenti ci porta in ambientazioni più cupe, primeggia l'ombra e l'oscurità in gran parte delle scene con qualche accenno di nudismo e soprattutto gore, con una storia piena di violenza e sangue. Era sicuramente un prodotto pensato per un pubblico più adulto e non al pari dei precedenti sopracitati, ed ovviamente come quello di cui parleremo ora. Nel 97 si raggiunse uno stadio molto più vicino al Dark Mouse Shoujo moderno. Un anime memorabile e raffinato, come Revolutionary Girl Utena di JC Staff, non poteva passare inosservato, non solo per la sua estetica e per delle scelte registiche poco convenzionali, ma soprattutto per i temi trattati nella serie stessa. Che vuoi farci? Si vede proprio che sei una lesbica. Infatti non hai il minimo senso estetico. Che cosa hai detto? Non a caso è considerato proprio il precursore spirituale del mouse shoujo psicologico e oscuro che stava raggiungendo un nuovo stadio evolutivo.
Qua non si parla di maghette nel senso classico, ma di elementi riconducibili molto facilmente, rendendolo in tutto e per tutto un anime molto peculiare anche dentro il suo stesso genere. Ma mentre qualche anno prima abbiamo visto temi di violenza e sulla morte, qua si iniziano ad esplorare temi quali l'abuso gerarchico, il sessismo, il voler negare degli stereotipi legati al sesso da cui è difficile separarsi sia per uomini che per donne, scene molto più esplicite su manipolazione, rifiuto della femminilità, l'imposizione del maschilismo ed il vero patriarcato, ed ovviamente non mancano tematiche sessuali sia sulla repressione che sulla propria identità, con scene spinte tra l'incesto e la violenza sessuale. Ma ci tengo a dire che Utena non è solo questo. Io vi ho sparato l'elenco degli elementi nuovi al genere e non per enfatizzarlo troppo. Revolutionary Girl Utena è una storia adulta e matura che non ha avuto paura di affrontare tematiche super importanti e che nell'attualità si rispecchiano perfettamente. Pochi anni più tardi esce Princess Tutu, un anime più leggero del precedente, ma con Uta Kata nel 2004, sempre dello stesso studio Hall Filmmaker, ormai non più produttivo. Torniamo a spingere forte sulla componente dark, che narra la storia di Ichika Tachibana, una 14enne che all'inizio delle vacanze estive scopre uno specchio nel suo dormitorio scolastico, da cui emerge Manatsu, una ragazza misteriosa che le concede il potere di evocare 12 spiriti legati agli elementi, i Jin. Tuttavia il prezzo che dovrà pagare per l'utilizzo di tali poteri sarà proprio l'affronto diretto delle proprie emozioni, desideri reconditi e le sue paure più profonde, con una scena a dir poco forced su una 14enne. Non fermare il video per andare a cercarla, ti ho visto. Nello stesso anno viene rilasciato anche Magical Girl Lyrical Nanoa, una serie dall'aspetto innocente come tutte le altre, ma che dopo un certo punto si evolve sotto ogni punto di vista, dando uno spettacolo più drammatico e adulto. Inoltre, Lyrical Nanoa prende le Mao Shoujo e le butta in un contesto puramente action con qualche schizzo di oscurità. Non può mancare alla lista Mai Hime, dello studio Sunrise, che racconta la storia di Mai Tokia, che si vede costretta a partecipare a delle battaglie senza pietà una volta diventata una Magical Girl in una sorta di Battle Royale, ma lo step successivo sarebbe arrivato solo qualche anno più in là. Higurashi no Naku Koro ni, chiamato anche When They Cry, non è un vero e proprio Mao Shoujo e quindi non dovrebbe rientrare in questa lista, se non fosse che in realtà, alle spalle di tutta la vicenda che seguiamo, qualcosa di molto correlato lo troviamo e come. Parliamo di una serie di visual novel scritte da Ryukishi 07 e diventata super popolare già dalla sua nascita, per essere, probabilmente, il primo horror brutale ed esplicito con protagonisti bambini, anche se qualche anno prima uscì Elfen Lied, horror con questa caratteristica in comune. Ma Higurashi ha un vibe completamente diverso. Elfen Lied di Lin Okamoto ha una storia violenta ed oscura su cui però gli adulti mettono mano direttamente e, se non in qualche eccezione, non sono quasi mai i bambini a portare morte, anche se, mio Dio, mettile qualcosa addosso per carità. In Higurashi invece i bambini non sono solo i protagonisti delle vicende più macabre, ma sono anche gli stessi artefici in modo diretto o meno. È difficile parlarvi di questo grosso pezzo di storia senza fare spoiler, perciò mi fermerò qui, ma ricordate che non è un vero e proprio Dark Mao Shoujo e quindi non troverete tutte le particolarità di quel genere nella serie. Ma ora direi di smetterla di girarci attorno con serie più o meno candidate e di raggiungere il vero peak di questo video con probabilmente il Dark Mao Shoujo più rinomato ed amato di sempre. Nel 2011 4 autori si mettono insieme formando un team più che pronto a sconvolgere l'ordinario, decostruire il genere delle Magical Girl con un'arte fuori dal comune, il Magica Quartet. Volevamo mostrare che ottenere un potere non significa automaticamente essere felici, volevo esplorare la responsabilità e le conseguenze. Non ho scritto questa serie per far soffrire gli spettatori, ma per mostrare la tragedia dietro il desiderio idealistico. Ho pensato a cosa succede quando una persona supera i limiti dell'umano. Lei diventa come una dea, ma non è più definibile una persona. Queste parole dello sceneggiatore Gen Urobuchi sono più chiare di qualunque frase io potessi scrivere in questo video. Parliamo ovviamente di Mao Shoujo Madoka Magica, rilasciato da Shaft all'inizio del 2011, una serie che, come nel 90% di quelle successivamente ispirate a quest'opera, parte in modo dolce, tranquillo e pacato, con delle carinissime ragazzine che ottengono dei superpoteri per proteggere la Terra dalle streghe, delle entità malevole che influenzano negativamente gli esseri umani, spingendoli alla morte. Ecco che il concetto di maga viene separato completamente da quello della strega in questo media, con la prima che rappresenta la speranza, alla seconda che porta solo disperazione. Eppure le due cose sono connesse con un piccolissimo spago. Troviamo una storia adulta e ben raccontata con un cast più che memorabile, un'animazione ed un design incredibile con citazioni e riferimenti artistici e la presenza della solita mascotte di questo genere che però nasconde i veri segreti dietro questa serie. Ma non intendo dilungarmi troppo su quest'opera, non perché non lo meriti, ma perché dietro l'angolo si cela il vero obiettivo di questo video.
14 anni fa, infatti, Madoka Magica non ha solo sorpreso e stupito tutti, ma anche ispirato a decine e centinaia di prodotti. E qui entriamo nel vero focus, l'aftermath di Madoka Magica, quello che esso stesso ha generato. Da qui le cose si fanno un po' più complicate. Tra i manga, gli anime, le light novels e le visual novel iniziarono a spuntare molti prodotti dark mouse shoujo, alcuni più o meno di successo di altri. Con l'avvento di Yuki Yuna is a Hero, una serie durata dal 2014 al 2021, tra film e stagioni, molto action e tragedy nel panorama, che riprende un po' gli stessi concetti di Madoka Magica ovviamente. Lo stesso vale per altre serie quali Granbelm, Flip Flappers e similar. Ma in particolare ci sono 4 serie che meritano un'attenzione particolare per le loro proposte in gioco. Selector Infected Wixos, sempre di JC Staff, uno dei primi anime che ho visto e tuttora non so come io ci sia entrato a contatto, è una serie molto particolare. A tratti è meno scura delle altre se vogliamo, meno adulta, ma di certo non mancano le tematiche oscure, il tutto guidato dal concetto di sacrificio e desiderio, che si completano a vicenda. Infatti le protagoniste della serie entrano a contatto con le carte El-Rig, delle carte speciali che possiedono volontà e personalità all'interno del famoso gioco di carte Wixos. Tuttavia verrà presto rivelato che all'interno delle carte non vi sono spiriti casuali, ma bensì altre giocatrici di carte che hanno realizzato il loro desiderio, più o meno. Infatti, una volta vinta la sequenza di scontri richiesta, la proprietaria della El-Rig e l'entità al suo interno si invertiranno di posto e quest'ultima dovrà realizzare proprio il desiderio della prima. C'è da dire che la serie di per sé non è eccezionale, ma è sicuramente molto interessante da guardare, per le sue particolarità ed il suo concetto molto originale. Ma nel 2016 esce l'adattamento di Lerch, o Lerche, o Lerch, o come cazzo si chiama, ad una light novel uscita qualche anno prima. In un mondo dove esiste un'app chiamata Magical Girl Raising Project, poche fortunate possono diventare vere maghe. All'inizio sembrano fare solo del bene, ma presto si scopre che lo spazio per le Magical Girl è limitato e delle 16 che si trovano a Dan City, solo 8 possono rimanere. Così comincia un gioco di sopravvivenza tra di loro, ciascuna con poteri e background molto differenti. Alcune combattono per vivere, altre per vendetta, altre per puro sadismo. Giocando un po' con il concetto stesso delle Magical Girl, la bontà e la salvezza, che qua però è solo un punto chiave per portarli alla morte. Tra le tematiche pesanti ed il gore che non si risparmia, abbiamo messaggi importanti, come detto dallo stesso autore. Volevo esplorare cosa succede quando troppe persone ricevono potere in un sistema senza etica, e a paragone con Madoka Magica, il sacrificio prende un ruolo diverso, come detto sempre da lui. Madoka è il sacrificio per il bene comune, ma in Maoiku le ragazze non hanno scelta, è la struttura che le spinge a uccidersi. Il tutto gestito da una semplice applicazione, con la sua mascotte, che mentre illude le ragazze ad un sistema meritocratico falso, orchestra tutto in suo favore. L'ultima serie di questa triade però la vorrei analizzare alla fine perché è la mia preferita, quindi prima finiremo questo lungo elenco per arrivare fino ai giorni nostri. Una menzione onorevole è sicuramente Mouse Shoujo Spec Ops Asuka, un anime del 2019 di Liden Films, che combina le classiche Magical Girl ad un ambiente militare di guerra moderna, addobbandole con vere e proprie armi piuttosto che con scettri magici. Purtroppo l'anime si interrompe a circa metà del manga originale, ma se volete la vostra porzione di splatter e crudezza sicuramente fa per voi. Dopo una guerra devastante contro creature interdimensionali chiamate Disas, alcune ragazze sono diventate Magical Girl tramite un patto con esseri fatati. Grazie al loro intervento l'umanità è sopravvissuta, ma a un prezzo altissimo. 3 anni dopo la guerra, Asuka Otori, ex Magical Girl of Justice, prova a vivere una vita normale, ma il mondo è ancora pieno di minacce, terroristi, criminali di guerra magici, armi mistiche sul mercato nero e quant'altro. Asuka viene richiamata nell'inferno da cui stava fuggendo. Infatti qui le Magical Girl non lo sono per caso, o selezionate per la loro bontà d'animo, ma solo per diventare degli strumenti dello Stato per combattere i terroristi ed ovviamente le Magical Girl che hanno tradito la giustizia. Lo consiglio vivamente, specialmente il manga che è concluso con 14 volumi. Nel 2021 abbiamo avuto una gemma, Wonder Egg Priority, con i suoi concetti moderni attuali sulla società e sulla sofferenza delle ragazze in adolescenza e dei traumi che devono affrontare. Certo, poi è stato terminato con un pessimo ultimo episodio a parte che tuttora nessuno sa spiegarsi, ma non lasciatevi intimorire da esso. I 12 episodi della serie ne valgono davvero la pena. Nel 2020 invece è iniziato Magia Record, uno spin-off di Madoka Magica ma molto più action e che più o meno riprende gli stessi concetti dell'originale, ma con molte differenze nella storia e nel complesso molto meno profonda. Questo secondo me. Poi abbiamo Shokei Shoujo no Virgin Road, che non è proprio un mouse shoujo ma ne prende i tratti. E lui, Magical Destroyers, la serie più tamata di questa lista. Tra gore, action frenato, metanarrazione, concetti strani tipo...
ecci, politicamente scorretto e quant'altro, Bibo di Animation Studios ha droppato Una mina vagante nel 2023. Oh, e secondo me è una serie molto godibile, anche se il pubblico sembra averlo valutato a malapena sufficiente. Fino ad arrivare a forse l'ultimo anime sulle Magical Girl in chiave dark, popolare, nel vero senso della parola, che è ancora più ecce e controverso del precedente, ovvero Gushing Over Magical Girl. Una serie che di adulto non ha assolutamente niente se non il desiderio sadistico della protagonista che, invece di diventare una buona Magical Girl come sognava tanto, si ritrova nei panni di una villain che le mette in ridicolo con magie e trappole abbastanza depravate. Ma il viaggio ancora non è finito perché per ultimo tenuto lui, anzi, loro. Nel 2012 un autore sconosciuto debutta con il suo primo manga, Mao Shoujo of the End, tradotto come Magical Girl Apocalypse, e dal titolo si capisce già che tono potrà prendere la serie. Durante un giorno come un altro, Kikogami si trova in classe quando nota l'arrivo di una strana bambina dai vestiti gotici, con in mano uno strano bastone. In pochi istanti però, quello che prima era un normale istituto viene trasformato in un assurdo territorio da caccia proprio da questa bambina. Con il suo bastone infatti fa letteralmente esplodere tutto ciò che tocca, e inoltre coloro che vengono uccisi tornano in vita come degli zombie. Da lì, il nostro protagonista, assieme alla sua amica di infanzia sfigata, dovrà cercare di sopravvivere. Avete capito? La cosa che mi ha fatto dire che figata fin dal primo numero è che in questo manga non sono le Magical Girl a salvare la terra e tutto quanto, ma qua sono proprio le nemiche principali. Siamo abituati alle maghetti che iniziano bene e finiscono male, ma non a quelle che iniziano male e finiscono peggio. Inoltre questa serie non è semplicemente un survival come tanti altri, ma nasconde una lore molto intricata ed interessante che richiede molta attenzione, oltre ad avere dei panels fotonici tra pagine intere di distruzione, massacri e l'immancabile componente femminile che un vero uomo di cultura apprezza senza dubbio. Questo macigno di 16 volumi è solo il preambolo per una serie molto più popolare. In special modo l'anime, che sicuramente se navigate nel settore avrete già visto in una o più situazioni. Magical Girl Sight, dello stesso autore rilasciato in contemporanea alla fine di Apocalypse, vince sicuramente il premio come Dark Mouse Shoujo d'eccellenza dopo Madoka Magica. Essendo quello più estremo, violento e senza filtri, è stato amato da molti e odiato da altri. Aya Asagiri è una debole ragazza depressa, perseguitata sia a casa che a scuola, dal fratello e dalle compagne di classe. Nello sconforto però sembra trovare una piccola luce quando sul PC le si apre la pagina del Magical Girl Site, gestito da uno strano admin, che le fa trovare una strana arma giocattolo nell'armadietto il giorno dopo. Inutile dire che di giocattoloso questo aggeggio non ha niente. Infatti grazie ad esso può teletrasportare coloro che colpisce con il suo sparo in un luogo che ha forti riscontri emotivi con lei. Al party si aggiungerà ogni genere di ragazza con storie e traumi diversi, con armi belle ed utili ed altre... Vabbè, lei è una scopa se vuoi scoppiare. Ma la cosa più caratteristica e indimenticabile di questa serie, a mio parere, è la sua faccia. Anzi, la loro faccia. Coloro che gestiscono proprio questo strano sito che nasconde una facciata oscura, l'avvento della tempesta, della catastrofe, che viene costantemente riempito dall'energia vitale che le maghe perdono ogni qualvolta attivino i loro poteri. E questa è un'altra differenza molto rampante con i canonici Mao Shoujo. Nel mondo di Magical Girl Sight, le ragazze vengono scelte perché sono già morte dentro, e la magia non serve certo a salvarle, le rende solo strumenti del sistema che le ha rotte. Non mi interessava la filosofia. Io voglio mostrare cosa accade quando il male resta impunito. Se non è disturbante, non funziona. La magia deve essere un grido, non un sogno. In realtà sono presenti molte altre serie che non ho nominato per non rendere il video un vero e proprio mattone e per dare più spazio a quelle che avrei potuto approfondire un po' più nel dettaglio, ma immagino che se siete arrivati fino a qui sicuramente non vi mancherà l'interesse di approfondire il genere stesso e fidatevi che più guarderete più troverete, esattamente come me quando un tempo entrai in questo grosso abisso di nome Dark Mouse Shoujo e di cui oggi vi ho dato un'infarinatura generale. Vi piace il genere? Avete già visto qualcosa che vi ho consigliato? Ovviamente fatemelo sapere nei commenti. Io vi lascio ai miei altri social nel caso voleste supportarmi e non dimenticate di iscrivervi per darmi supporto. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, noi ci sentiamo alla prossima. Forse questo non serviva per la mia ricerca.